Ogni 2 anni io vado a Broadway per mio piacere, perché vado a vedere gli spettacoli più grandi e più importanti che si stanno presentando in quel momento, soprattutto i musical. 2 anni fa, quando sono andato l'ultima volta, mi sono visto Spamalot, Wicked, Frankenstein Junior di Mel Brooks, Tarzan della Disney, tutti questi grossi colossal. E ho scoperto in un teatrino un po' più piccolo, ma non tanto più piccolo, Avenue Q. E questo era un musical giovane, nuovo, con più pupazzi che attori, una cosa veramente molto curiosa. L'ho scoperto e mi sono divertito tantissimo. E ho detto, guarda questi qua che hanno cominciato off-Broadway e sono arrivati approdati alla grande vetrina di Broadway, tengono testa ai grandi mostri come la Disney. Più tardi, e lasciando New York per andare a Montreal, dove faccio il mio spettacolo spesso, preparo le mie cose, il mio pensiero è tornato ai personaggi di Avenue Q, perché pur essendo pupazzi avevano una personalità umana, vera, che ci può somigliare, che può essere un personaggio che troviamo in un qualsiasi strada nostra in Italia. Quando ero ragazzo ero bravo con la matita, anzi i miei compagni di classe mi chiedevano sempre di fare la caricatura dei professori, che mi riusciva anche abbastanza bene, e quindi mi sono detto, ma se dovessimo fare questo spettacolo in Italia, a chi somiglierebbero questi pupazzi? E così mi sono ispirato di personaggi noti, conosciuti qui da noi, e ho buttato giù delle idee su dei fogli di carta, ma così proprio per divertirmi. E così per esempio per Princeton, no? Questo ragazzo ottimista, come dire, pieno di vita, neolaureato in storia dei grammofoni, ho pensato a... No, mi sembra anzi ovvio, e quindi più o meno mi è venuto un personaggio così. Uguale, eh? Sì, però... Grazie. E invece per Nicky, che è il fancazzista del quartiere, sempre pronto a scherzare, a far ridere gli altri, è venuto in mente un personaggio noto, che io conosco tra l'altro perché ci ho lavorato insieme, e più o meno è questo qua, eccoti qua, ti piaci? Sì, un momento, sono spettinato, così. Invece per Lucy non ho avuto dubbi, perché Lucy è una donna appariscente, molto appariscente, dotata, anzi super dotata. Ho pensato veramente all'icona della femminona in Italia, e non potevo naturalmente non pensare che... E quindi mi è venuta fuori, ovviamente così. Che... eccola qua. Ciao, ciuffetto. È proprio come me la immaginavo, Stessa gomma piuma, quella vera in questa... Sì, sta calma, sì, non spettinarmi le ascelle, buono. Per Rod invece è stato un po' più difficile, perché non era così intuitivo, quindi mi sono anche lasciato portare dalla casualità. In quei giorni un personaggio molto noto era sulle cronache dei giornali, sulla copertina di un giornale internazionale, e ho detto, è lui, Rod è lui, e quindi l'ho disegnato, è venuto così, e tra l'altro è una persona molto carina, conosciuto dopo anche, e in effetti somiglia. Non trovate, Eccolo qua. E poi c'era Trekkie, il mostro urbano, no? Quello fissato per la pornografia, quello che va sui siti internet a cliccare sulle cosacce. E ho pensato a un personaggio che forse tutti conosciamo, perché una volta, specialmente alla televisione, si occupava di cose, diciamo, un po' sexy. E ho pensato, mi pare ovvio, era più o meno così, Ta-da! Ecco, proprio così me lo immaginavo. Chi mi ha pizzicato le chiappe? Oh, ragazzi, calma, Che stai facendo tu? Ovviamente, ti conosco te. Sì, vabbè. E infine c'era Kate. Kate era difficile perché è una persona magari un po' comune, la maestrina, la buona maestrina, la ragazza della porta accanto, piena di ideali, single, eternamente single, e quindi scervellandomi un po' ho pensato che una persona conosciuta come
poteva dare l'idea di questo personaggio, no? Carina, eh? Eccola qua. Eccoli qua, quindi tutti gli abitanti di questa meravigliosa Avenue Q. E in effetti vorrei anche confidarvi un po' un segreto, che disegnando questi pupazzi in fondo mi sono disegnato un po' in tutti quanti, quindi ognuno di questi pupazzi avrà qualcosa di me, perché anch'io vorrei abitare in questa Avenue Q, un'avenue giovane, un'avenue piena di sorprese, un'avenue anche... Ma insomma, questo lo scoprirete solo a teatro. Perché sì, no, il ciuffo no. Vorrei Ma che Leslie, calmati. Ma no. Sì, calmati, sì. No. Sì, no.